Eccola qua, la nostra vignetta è messa. Qui il limite in autostrada è 120. La risposta è semplicemente questa qui. È una scala, è veramente una scala. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. 14 aprile 2024, sono circa le 10:10. Siamo svegliati con estrema calma questa mattina. Adesso ci stiamo avvicinando all'autostrada, siamo dalle parti di Lainate, abbiamo appena fatto benzina e si punta alla Svizzera. Ovviamente tanti passi sono chiusi, ma noi ci manterremo abbondantemente prima dei passi. Adesso entriamo in autostrada e la prossima sosta che faremo sarà direttamente in dogana, dove dovremo armarci di vignetta, che faremo un piccolo tratto autostradale per poi arrampicare in un posto dove siamo già stati altre volte, ma è estremamente carina. Ci torniamo e poi faremo un giro diverso dal solito dopo quella sosta che faremo. Come vedete qui c'è coda, siamo all'ingresso dell'autostrada di Lainate. Adesso da qui si punta Como, dogana, vignetta, e lì vi saluterò dal vivo. Eccoci qua, usciamo dall'autostrada e ci mettiamo in coda praticamente. Questi sono dei lavori in corso, c'erano dei cartelli che avvisavano di questo disagio, di questa coda, e vediamo un po' come si riesce a sgattaiolare da qui. Tutto sommato è stato meno drammatico del previsto. Stanno facendo dei lavori in una galleria e di conseguenza ci sono le code in una corsia, quindi si va, si procede. Siamo arrivati in dogana, adesso ci teniamo sulla sinistra, facciamo la freccia, entriamo qui dentro e prendiamo la vignetta. In realtà la vignetta potevamo comprarla anche lungo l'autostrada, ma lungo l'autostrada abbiamo incontrato una sola area di servizio, quella di Lario, che era abbastanza incasinata, quindi adesso entriamo qui dentro e ce la compriamo qui la vignetta. E Cinzia dice ci prendiamo un cafecito, offerta da Cinzia. Siamo arrivati in dogana, abbiamo recuperato la vignetta, eccola qua. Quest'anno è di colore verde, 2024. Vignetta più 2 caffè 46,80. Cinzia sta aspettando il caffè, io sto aspettando Cinzia qui fuori. Sono dei tavolini, eccoli qua. Adesso ci accomoderemo a questi tavolini e ci prenderemo il nostro caffè. Allora, non venivamo in Svizzera da più di un anno. Frequentiamo la Svizzera da quando più o meno ho portato la moto a Milano, che è circa il 2007, quando comprai casa, perché dal 2000 al 2007 ero in affitto e la moto, non avendo il box, la lasciavo a Pescara, dove tornavo costantemente tutti i weekend. Dal 2007 al 2024 ho preso tutti gli anni la vignetta per la Svizzera, tranne l'anno scorso, il 2023, dove non abbiamo mai messo le ruote dentro la Svizzera. Quest'anno abbiamo deciso di prenderla, sia perché torneremo in Svizzera, ma vi faccio una piccola spoileratina: quest'anno calcheremo abbondantemente questa autostrada, salvo imprevisti, e quindi la vignetta ci tornerà estremamente utile. Nel frattempo è arrivata Cinzia, eccola qua, che è tutta contenta con le sue caffè, e buon caffè. Eccola qua, vignetta 2024 Svizzera. Adesso lo mettiamo qui, che è il nostro solito posto, la metteremo così. Bisogna fare particolare attenzione quando si stacca, non farla rompere. E voilà, la nostra vignetta è messa. Adesso non resta che attraversare la dogana svizzera. C'è qualche controllo, la targa è straniera, sono dei rumeni, quindi probabilmente gli ha chiesto i documenti. Dentro al gabbiotto c'è uno, ci dice c'è uno, sì, tutto sotto controllo qua, non si scappa, qua si controlla e basta. Siamo ufficialmente in Svizzera. Qui il limite in autostrada è 120, noi siamo ampiamente sotto perché qui ci sono dei velox, eccoli qua. Siamo un po' sotto i limiti perché qui ci sono questi velox qui che vi fanno dei ritratti incredibili,
e anche perché, come sapete, qui in Svizzera non si scherza. Comunque adesso ci metteremo a velocità codice, tra circa 15 km saremo nelle condizioni di lasciare l'autostrada ed iniziare ad arrampicare verso il balcone d'Italia, quindi Val d'Intelvi. Comunque, una volta superati la dogana, sembra proprio tuffarsi in un altro mondo, cioè non so come dirvelo, forse l'ho già detto in altri video, ma non appena metto piede in Svizzera mi sembra quasi di arrivare nel paradiso, cioè un posto dove si respira tranquillità, ordine. Anche qui l'asfalto è rattoppato, ma ci si passa sopra, la moto non percepisce neanche il rifacimento dell'asfalto, è tutto ordinato, è tutto tranquillo, e i limiti si rispettano. Qui c'è 100, si va a 100, prima c'erano dei lavori, limite 80, la gente andava a 78. È veramente un posto dove, perlomeno a me, penso anche a Cinzia, mette proprio tranquillità. 5 km lasciamo l'autostrada e iniziamo delle strade particolarmente panoramiche. L'area è un po' più frizzantina, siamo scesi da 23 a 18, 17 e mezzo in questo momento, ma è anche vero che eravamo all'ombra fino a poco fa. Ma guardate alla nostra destra che spettacolo che è, e adesso tra un po' inizieremo ad arrampicare esattamente qui sopra. Siamo usciti dall'autostrada, adesso facciamo un piccolo tratto, torniamo indietro e poi iniziamo ad arrampicare su una strada particolarmente tortuosa ma estremamente bella. La prima cosa che balza all'occhio quando entrate in Svizzera sono i tombini, cioè voi ci passate sopra, eccoci qua, sono passato sopra un tombino, non ve ne accorgete neanche. Se passate sopra un tombino, perlomeno dalle parti nostre, eccolo qua un tombino, guardate, tact, appena si sente, guardate qua, non si sente, li sto prendendo tutti i tombini, non si sente nulla. Passate su un tombino che c'è almeno dalle parti nostre e praticamente sprofondate con la moto lì dentro. E adesso località Maroggia, lasciamo via Cantonale e iniziamo ad arrampicare su questa strada a sinistra. Si sale, guardate che scala di tornanti che è qua sopra, si sale anche abbastanza velocemente. E sotto di noi il lago e l'autostrada che abbiamo fatto fino a poco fa. Valmara dovrebbe chiamarsi questa valle qui. Andiamo un passo moderato perché ci vogliamo godere questa strada che non è lunghissima ma è particolarmente bella. Poi guardate che asfalto che c'è, è trafficata come vedete, ma non abbiamo né fretta né premura né voglia di correre, quindi ce la vogliamo proprio fare con calma. La temperatura è tornata a salire, 22 gradi. Ad un certo punto la strada si mette in piano, ma guardate che spettacolo è. E alla vostra destra si aprono dei panorami, veramente sembra di essere dentro un film delle fiabe, le fiabe di Heidi, ecco. Attraverserete dei borghi estremamente piccoli con delle strade dove in alcuni tratti può passare una macchina alla volta per senso di marcia e quindi inevitabilmente i limiti sono bassi. Tra qualche centinaio di metri c'è la vecchia dogana che era funzionante ovviamente tra l'Italia e la Svizzera. Eccola qua. E qui davanti a noi adesso si apre una scala di tornanti che la metà basta. Che roba è? Poi è veramente un tornante dietro l'altro. Poi magari con la 360 vado piano perché Cinzia si tiene con una mano, ma sotto di noi c'è un torrente che ha scavato la roccia praticamente, e qui è una scala, è veramente una scala. Guardate qua. Il 18% di pendenza e si sale.
abbiamo lasciato andare avanti una macchina, c'era una macchina davanti a noi, l'abbiamo lasciato andare avanti, così avevamo modo di goderci queste strade qui, altrimenti con la macchina, se viene qualche auto dal senso opposto, inevitabilmente lei rallenta ed inevitabilmente poi dobbiamo fermarci noi anche dietro di lei. Invece così, guardate quanto verde c'è qua. Very very amazing. Siamo tornati in Italia, questa qui è l'altra vecchia dogana, Alta Valle Intelvi. Mancano circa 8 km dal balcone d'Italia. Generalmente una volta arrivati sul balcone d'Italia poi discendiamo verso l'Italia e quindi verso il lago di Como, invece questa volta scenderemo verso la Svizzera, quindi verso Lugano. Siamo a 4 km dal balcone d'Italia, troverete delle insegne che vi avvertono di andare piano perché è una strada dissestata con delle buche, il limite è 30 km/h, in alcuni tratti troverete anche l'asfalto sistemato, rifatto, in altri no, in altri troverete le buche, quindi si modera la velocità e si prosegue, anche perché non so se oggi perché è domenica, ma ci sono tante auto, altre moto come vedete e soprattutto tante bici. La strada è stretta, le curve, la maggior parte sono curve cieche, quindi quando farete dei tornanti che sono anche abbastanza impegnativi, belli in piedi, buttate sempre un occhio di riguardo. Arrivati sul balcone d'Italia, l'immagine a 360 che vi abbiamo dato il senso di questo posto qui. Se non ci siete mai stati, è un posto che vi invito assolutamente a vedere. Oggi, complice la giornata, è veramente fantastico. Guardate qua sotto, a parte che c'è un po' di gente, a parte i lavori che si sentono alle nostre spalle, sono dei muratori che stanno lavorando, ma è tutto very beautiful. Montagne innevate, i passi sono ancora chiusi, qui sotto c'è una bandiera svizzera, più in là ce n'è una italiana. Questo è il contesto che c'è in questo momento. E questo davanti a voi è Lugano. C'è un'altra piazzola dove potete mettervi tranquillamente a prendere il sole e davanti a voi sempre lo stesso spettacolo di prima. Questa breve sosta sul balcone Italia, ragazzi, ripartiamo. Tra l'altro abbiamo incontrato una coppia di motociclisti che ci seguono, abitano vicino Busto Arsizio e ci hanno riconosciuto, ci hanno salutato. Quando ci incontrate in giro a noi fa estremamente piacere se ci fermate, non fatevi scrupoli, ma soprattutto quando ci salutate fate sentire Cinzia come a casa sua, perché praticamente Cinzia si meraviglia quando la gente dice e lei è Cinzia, come se la conoscesse. Cinzia dice, come sono contro i video, non si aspetta che altri la riconoscano, come se dici i video li fai tu, riconoscono te. Invece no, Cinzia guest star del canale. Adesso in questo momento sta sorridendo, ma prima quando gli hanno detto dove lei è Cinzia è rimasto un po' così in contropiede. Comunque proseguiamo la discesa, adesso punteremo Porlezza, poi Lugano, e dove troveremo un posticino comodo con un po' di verde dove accomodarci. Nel frattempo si sarà fatta ora di pranzo e troveremo anche un posticino tranquillo, carino, per consumare il nostro pranzo rigorosamente a bordo. Ho superato località Laino, dove, eccola qua, stiamo uscendo in realtà da Laino, iniziamo a scendere verso Porlezza. La strada in alcuni tratti, soprattutto all'interno di Laino, è veramente stretta e ci sono dei tratti dove si passa uno per volta e non sempre chi viene dall'altro lato rispetta la precedenza, quindi il limite è 30 all'ora e rispettatelo, perché noi abbiamo incontrato una signora che con la Panda andava a tutta, per fortuna
andavamo piano e abbiamo fatto in tempo a rallentare, altrimenti nonostante avessimo la precedenza saremmo finiti probabilmente per terra. Siamo quasi arrivati a Porlezza. Nonostante la strada è piccola c'è parecchio movimento, tante moto, non pensavo. Ho detto la strada è piccolina, magari non è tanto battuta, invece a quanto pare non siamo gli unici che vanno alla ricerca di strade piccole e storte. Ragazzi, vi assicuro che non sono le cascate norvegesi, non sono le cascate islandesi, ma vi garantisco che arrivare da lì e trovarsi questa cascata sulla vostra destra è estrema emozione. Poi la strada prosegue e qui di fianco c'è il lago. E intanto, ridendo e scherzando, siamo arrivati a Porlezza. Alla nostra sinistra il lago, alla nostra destra le montagne con la neve. Adesso praticamente iniziamo a costeggiare la strada che ci porterà verso Lugano e contiamo, speriamo, siamo fiduciosi di trovare un posticino dove accomodarci carino, con un po' di verde, dove poterci stendere e consumare il nostro pranzo, visto che nel frattempo sono le 12:40. Che beautiful che è qua. Qui siamo in località Cima, ragazzi, veramente rilassante, bello, molto bello. C'è poco traffico e asfalto perfetto. Ovviamente i limiti sono quelli che sono, 50 all'ora, 50 all'ora. Però vi devo dire, siamo a 8 km dal confine, tra un po' rientreremo in Svizzera. Vi devo dire che gli occhi vi si riempiranno di tanta bella roba. Non vi abbiamo preso la galleria invece di prendere Lungolago, quindi stiamo ritornando un po' indietro per gustarci un po' questa strada Lungolago e trovare qualche posticino dove metterci, ma in realtà qui Lungolago la maggior parte dei pochi tratti di spiaggia libera sono le case, altrimenti si va direttamente in acqua. Comunque siamo fiduciosi, dai, piano piano troveremo anche un piccolo giardino, un piccolo parco, qualcosa dove accomodarci. La giornata, neanche a dirvelo, è spettacolare, ragazzi. Poco fa abbiamo visto un motoscafo con sopra un bulldog disteso. Qua proviamo a vedere un po' qua. Vediamo, intanto il parcheggio c'è e poi magari ci troviamo un posticino. Guarda, qua di fianco c'è il parco, perfetto direi. C'è il parco, eccolo qua, neanche a farlo apposta, parcheggio, parco. C'è anche l'altra famigliola che sta facendo picnic. A questo punto ci accomoderemo qui. A destra abbiamo anche la piscina qua. A destra c'è la piscina, di qua c'è una piscina qui dietro, adesso ve la mostro. Adesso scendiamo con calma e vi mostro tutto quanto. Non sono poveri come me, dice Cinzia. E questo è il contesto dove abbiamo parcheggiato. Qui ci sono i parcheggi, c'è questo spiazzo che avete visto voi e qui sotto c'è la piscina che diceva Cinzia. Guardate che vista che c'è questa piscina. C'è il doccino e qui di fianco dove c'è Cinzia, lì sarà il nostro tavolino da pranzo. Ci siamo, Cinzia? Abbiamo fame? No, non molto. Io sì, che ho mangiato poco stamattina a Dai, colazione. passa video su. Guardate che acqua che c'è. Buon appetito, dai. Diciamo che quest'area è oltre attrezzata. Sono anche i tavolini qui al coperto, c'è il biliardino, ma noi penso che ci metteremo proprio al sole. Siamo attrezzati. Ah, vedi, Cinzia, è una piscina comunale, non è una piscina privata, piscina comunale, ragazzi. Eccola qua. E a quelli che si ostinano a chiedermi come mai preferisco i panini, il cibo a bordo piuttosto che il ristorante, la risposta è semplicemente questa qui. Guardate che tavolino che abbiamo qua. Questo è il contesto dove siamo adesso. Noi mangeremo esattamente lì, dice Cinzia, lì sopra c'è il GS e
Che vista abbiamo qua? Interrotti soltanto dall'acqua che di tanto in tanto batte contro il muretto qui sotto. Cinzia, guardate qua, già attrezzato. Il menù di oggi, Cinzia, qual è? No, non lo diciamo il menù di oggi. Panino, oggi panini, perché in realtà la pizza la farà questa sera, quindi oggi no pizza ma panini. Buon appetito. Dopo pranzo questa è la situazione. Non ha portato il costume Cinzia, ma che caldo è esagerato, il caldo che sta facendo. Ragazzi, sono circa le 14:30, stiamo lasciando Lugano, abbiamo finito di attraversarla sotto un caldo torrido, sono quasi 30 gradi. In realtà adesso il nostro giro prevedeva il rientro verso casa, ma visto che è presto, puntiamo le parti del Lago Maggiore, quindi faremo Luino, Porto Valtravalle, Laveno Mombello e piano piano ce ne torniamo verso casa passando da vicino Varese. Insomma, un giro diverso, vediamo un altro laghetto e tutto sommato cerchiamo di passare qualche ora all'aria aperta. Non ve lo dico neanche il numero di Velox e di Photored che ci sono sparsi per Lugano. Non percorrevo questa strada da oltre 10 anni e devo dire che tutto è rimasto come l'ho lasciata l'ultima volta. Praticamente da Lugano siamo arrivati a Ponte Tresa e da Ponte Tresa stiamo puntando il Lago Maggiore. Dovrebbe esserci la dogana di Fornasetto. Eccola là, l'immancabile pompa di benzina che è nei pressi della dogana, perché una volta la benzina costava molto meno qui, adesso forse costa meno in Italia. Ho visto anche prezzi che convertiti in euro superano i 2 euro, quindi siamo a 4,5 km come vedete da Luino. Adesso ultima piccola salitina e poi si scende in maniera abbastanza decisa verso il lago. Prima la dogana svizzera, ora la dogana italiana. E siamo rientrati a casa, Italia. Ecco qua, questo è il valico, questa è la parte più alta del passo, diciamo così. Lago Maggiore, siamo arrivati a Luino, questa strada qui esce a Luino, adesso ci faremo un po' di lungolago, almeno fino a Laveno Mombello. Ecco qua non si scherza per niente, qua multe a profusione, è tutto parcheggio a pagamento, se poco poco ti pizzicano, tips. Vuoi un gelatino, Cinzia? No, Cinzia non vuole il gelato, quindi non ci fermiamo. Vuoi fare 2 passi? No? Guardate che spettacolo di posto qua. Adesso qua c'è divieto di transito, però strada interrotta, divieto di transito, quindi conviene fare l'altra strada che gira intorno. Dobbiamo fare dietro fronte, ma giriamo qua e non se ne parla più. Giriamo qui, dietro non c'è nessuno. Arriviamo a Luino e poi giriamo dietro, so qual è la strada per arrivare, non ti preoccupare, sei una botte di ferro. E qui siamo in località Brezzo di Bedro, stiamo costeggiando tramite una strada un po' più in alto che quella lungo lago, sempre il Lago Maggiore. Da qui potremmo come alternativa arrampicare anche sul passo del Cuvignone, che è un passo che abbiamo fatto qualche tempo fa, è un passo particolarmente impegnativo fatto in bici, ma anche in moto non si scherza, piccolo, stretto, ma con delle salite impervie. Non faremo il passo del Cuvignone, ci terremo lungo lago e punteremo Laveno Mombello. Siamo tornati sulla strada lungo lago, ragazzi. Alla nostra destra il lago e davanti a noi Laveno Mombello tra un po'. Laveno Mombello, eccolo qua. Adesso arriviamo all'immancabile porticciolo invaso da macchine, scooter, motorini e quant'altro. Cinzia che già ha iniziato a sudare per il caldo, ragazzi, a 30 gradi. Mi fa molto piacere che quest'anno andremo al fresco, non vi posso ancora dire nulla, ma vi dico soltanto che quest'anno il caldo non dovremo soffrirlo. Giornata delle deviazioni, a Laveno abbiamo trovato ancora strade chiuse, quindi stiamo cercando alternative per riavvicinarci verso casa a questo punto. Questa, vado a memoria, dovrebbe essere una strada che fa la parallela di quella che è chiusa, quindi in teoria dovremmo sbucare un po' più verso Varese e riavvicinarci verso l'autostrada. Ci sono altre macchine, altre moto avanti a noi, quindi ci fa pensare che la deviazione sia quella giusta. Comunque no problem, no stress. 30 gradi, Cinzia non ha resistito a una sosta
una sosta. Siamo al McDonald's a pochi chilometri da Varese. Dopo le deviazioni siamo usciti dall'autostrada perché c'era un incidente con circa 6-7 km di coda in aumento. Siamo dalle parti di San Marate adesso da qui punteremo Magenta, poi da Magenta a Abbiategrasso, da Abbiategrasso punteremo casa. Insomma, oggi la giornatina si sta concludendo su strade un po', diciamo così, un po' intasate. 17:40, siamo veramente a una manciata di chilometri da casa. La temperatura, nonostante l'ora, è molto alta, si segna 29 gradi in questo momento. Comunque ragazzi, giornata molto bella come meteo, posti nuovi, alcuni sì, altri già visti. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui e se l'avete ancora fatto il video è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!